chiamo Massi. Dall'agosto 2011 giro per il mondo con la mia motocicletta. Vuoi sapere perché? Guarda qua. Prima di partire ero una persona normale, laureato con un master, lavoravo come direttore di centro commerciale, avevo un buon contratto, un buono stipendio. Il problema è che il lavoro era una fonte incredibile di stress, dovevo sopportare continui trasferimenti, un sacco di problemi e alla fine non avevo praticamente più tempo libero per me. Quindi la sensazione era come se vivessi per lavorare e alla fine non ce l'ho fatta più. Così un giorno mi sono licenziato e ho cambiato completamente lavoro, facevo il redattore pubblicitario, il mio sogno dai tempi dell'università. Il problema è che il nuovo contratto non era un granché, lavoravo per sopravvivere, visto che a fine mese non mi rimaneva praticamente niente in tasca. Così ho capito che cambiare lavoro non era stato abbastanza, mi serviva un cambio più netto e alla fine durante una notte ho preso la mia decisione. Mollo tutto e me ne parto con la mia moto. Ho venduto la macchina e tutto quel che ritenevo superfluo per finanziare il mio viaggio e da allora la mia esistenza è completamente cambiata. La mia compagna è un'Africa Twin del 92 e devo ammettere che ne sono completamente innamorato. Più volte le ho affidato la mia vita e lei ha fatto sempre la sua parte, anche nei passaggi più impervi. Da anni viviamo in simbiosi, le parlo e sono convinto che abbia addirittura un'anima. Ovvio che viaggiare in questo modo non può definirsi comodo. Spesso mi sono ritrovato sotto il sole cocente a cambiare una camera d'aria, a lottare contro il vento, la pioggia, a dormire per terra o addirittura aspettare dei giorni prima di potermi concedere una doccia. Ma tutto questo non mi pesa e penso che ne valga veramente la pena. E beh, ogni tanto non sono mancate le cadute, ma basta rialzarsi. Ad oggi ho attraversato Europa dell'Est, Medio Oriente, Sud-Est Asiatico, Australia ed America. Ho visto posti stupendi, ma la cosa più importante è che mi sono sentito completamente in sintonia col mondo intero. È difficile da spiegare, ma durante il mio viaggio in solitaria non mi sono mai sentito solo. Ho incontrato persone meravigliose dappertutto, che mi hanno aiutato anche nei momenti di bisogno. Questa avventura mi ha letteralmente spalancato gli occhi. In Nepal ho vissuto l'esperienza più bella della mia vita, in un orfanotrofio a Kathmandu, dove dei bimbi fantastici mi hanno insegnato cosa significa essere felici e non lamentarsi mai. Poi in Australia ho vissuto addirittura 9 mesi in tenda nel giardino di una casa, pur di poter condividere la quotidianità con dei ragazzi speciali, che sono stati a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. È pur vero che in questo modo sono lontano dai miei cari in Italia, penso sia l'unica nota negativa del viaggiare. Per fortuna ci pensa internet a farmi sentire un po' meno la malinconia, anche se a volte è veramente dura. Oggi veramente l'avrei voluta condividere con qualcuno, qualche persona a me cara, però. Perché tutto questo? Cosa mi spinge ad andare ancora avanti? Nel corso del mio viaggio sono stato sorpreso da ogni singolo incontro. Non mi è mai mancato un sorriso, una stretta di mano, una parola di incoraggiamento e sono stato ospitato praticamente dappertutto. Uno degli insegnamenti più importanti che ho imparato da quando sono in sella è che l'essere umano è molto più amichevole e ospitale di quel che vogliono farci credere i media. Poi ho scoperto che viaggiare non è così difficile e costoso come uno possa immaginare. Sinora mi sono mantenuto lavorando come facchino, lavapiatti, magazziniere, mulettista, operaio, responsabile di comunicazione, cameriere e massaggiatore. Un grande aiuto mi è stato offerto da alcune ditte che hanno deciso di supportarmi, regalandomi dei loro prodotti, e devo dire che di questa cosa ne sono veramente fiero. Ho scritto un libro che parla del mio viaggio e tengo costantemente aggiornato il mio sito, ma questo resta sempre un viaggio autofinanziato e devo stare attento a risparmiare il più possibile. Tutto quel che davvero mi serve è contenuto in poche borse e riesco a vivere con meno di 500 euro al mese. Se anche tu che stai guardando questo video hai voglia di non accontentarti, non aspettare altro. Non mi riferisco solo al viaggiare. Se hai un sogno, un desiderio, se senti di voler di più nella tua vita o semplicemente hai bisogno di un cambio, vuol dire che è già arrivato il momento giusto. Il rischio più grande che puoi correre è solo quello di essere felice. Io non tornerei mai indietro e da oggi il mio ideale è lavorare per finanziare ogni singolo chilometro di questo incredibile viaggio. Ci sono ancora tante fantastiche terre da scoprire, ma soprattutto tante meravigliose persone da incontrare. Vuoi farmi compagnia in questa avventura? Salta in sella con me!